Fettuccine al limone. Una ricetta tipicissima di Sorrento, Napoli, costiera amalfitana, dove questo splendido limone giallo come il sole è il simbolo di questa terra. Oggi ti insegno a prepararla passo dopo passo in modo super tradizionale, come sei abituato qui su In Cucina con Marco. Quindi basta chiacchiere e iniziamo a cucinare. Per preparare i nostri fettuccine, semplicemente andremo a impastare 200 g di farina con 2 uova. Il modo più semplice per fare questo è mettere la farina sul tavolo. Faccio un buco al centro e ci metto dentro le uova. Le rompo con una forchetta e le mescolo con la farina poco a poco, così in modo che l'uovo non si sparga su tutto il tavolo. Poi inizio a impastare con le mani e continuo a impastare finché tutte queste parti che potete vedere qui, che sono di colori diversi, scompaiono. L'impasto deve essere completamente uniforme. Quando raggiunge questo colore qui è perfetto. A questo punto lo avvolgiamo con cura usando un po' di pellicola trasparente e lo lasciamo riposare all'interno del frigorifero per almeno mezz'ora. Una volta che sarà trascorso questo periodo di tempo, tiriamo fuori l'impasto dal frigorifero, togliamo la pellicola trasparente e lo stendiamo. Puoi stenderlo o con un mattarello oppure con una macchina per la pasta. Come vi ho già mostrato altre volte come farlo con il mattarello, questa volta voglio mostrarvi come lo faccio con la macchina. È molto semplice. Dobbiamo iniziare dall'apertura più larga e da lì assottigliarla poco a poco. Le prime 3 o 4 volte con l'apertura più larga, pieghi l'impasto e ripeti questa operazione circa 3 o 4 volte. Quindi è come se stessimo impastando per l'ultima volta il nostro impasto. È inutile fare una sola striscia perché sarà un po' più difficile da stendere. Quindi io la piego direttamente in 3 parti, come vedi, così è molto più maneggevole. Esistono diverse macchine per fare la pasta. Questa, che è completamente manuale, è davvero molto economica e costa circa 40-50 euro. Ma pensa a quante volte potrai fare la pasta incredibile che figli e nipoti erediteranno. Ad esempio, questa macchina non l'ho comprata, me l'ha data mia zia Antonella, stanca di fare la pasta, l'ha lasciata a me e io continuerò a usarla. E un giorno forse Oliver continuerà a fare la pasta, forse. Vuoi sapere dove si compra? Ti lascio il link qui sotto, dagli un'occhiata. Io arrivo fino al numero 3 della mia macchina. Bene, ho uno spessore di circa 1 mm. Da lì prendo quelle sfoglie d'impasto. Ci metto un po' di farina sopra. Non preoccuparti se ti sembra tanta, perché è proprio la strategia per evitare che si attacchi su se stessa quando andremo ad arrotolarla. Dopo l'eccesso di farina questo eccesso andrà rimosso con molta attenzione, quindi procediamo a ripiegare con cura la nostra pasta e la tagliamo con precisione, utilizzando un coltello che sia molto ben affilato. Cerca di tagliarla tutta della stessa dimensione. Una volta che avrai terminato questo passaggio, devi semplicemente muovere delicatamente la pasta con le dita per aprirla bene, lanciandola un po' in aria. In questo modo la pasta si apre e allo stesso tempo si elimina anche l'eccesso di farina. Una volta che hai finito di tagliare la pasta, passiamo a preparare la crema al limone. Per la nostra crema mettiamo un filo di olio extravergine d'oliva, il burro. Accendiamo il fuoco a una intensità bassa perché vogliamo che il burro si sciolga, ma non deve diventare bruno. Nel frattempo prendiamo il nostro limone, lo grattugiamo direttamente dentro la padella. Fai molta attenzione a grattugiare esclusivamente la parte gialla, perché la parte bianca è amara. Ricorda, fuoco basso. Perché se il fuoco è alto non solo si brucia il burro ma anche la scorza di limone perde tutta la sua dolcezza e diventa molto amara. Poi prendiamo quello che resta, lo tagliamo a metà e ne spremiamo bene tutto il succo. Ecco fatto. Metà è più che sufficiente perché altrimenti il sapore finale rischia di diventare troppo amaro. Aggiungiamo ora un pizzico di sale, mescoliamo il tutto con molta delicatezza e passiamo finalmente a cuocere la pasta. La immergiamo nell'acqua bollente che abbiamo già salato in precedenza. Contiamo con calma fino a 20 e poi la togliamo.
Una volta che la pasta ha raggiunto la perfetta cottura al dente, procediamo a scolarla con molta attenzione e a trasferirla direttamente nella padella dove il condimento è già pronto e profumato. Iniziamo quindi a saltare il tutto con energia per circa 1 minuto intero, facendo in modo che ogni singolo pezzetto di pasta venga avvolto completamente dal sugo saporito. Dopo aver completato questo passaggio fondamentale per la riuscita del piatto, possiamo finalmente spegnere il fuoco del fornello e procedere ad aggiungere una generosa manciata di parmigiano reggiano grattugiato finemente che si scioglierà lentamente creando una cremina deliziosa e vellutata per tutti i vostri ospiti. Mamma mia, guardate che meraviglia questi fettuccine, sono davvero bellissimi. A me piace decorarli con un po' di menta fresca sopra, questo è assolutamente opzionale, quindi se vuoi puoi aggiungerla. Se no, non succede nulla. E questi sono i miei tagliolini al limone con la ricetta tradizionale di Sorrento, costiera amalfitana. E adesso sì, andiamo ad assaggiare questa meraviglia. Questo piatto, ragazzi, d'estate è la fine del mondo. Quello che adoro, ragazzi. La cosa bella di questo piatto è che è super fresco, sa molto di limone, ma non è veramente acido. Cioè, senti tutta la freschezza del limone. La leggera acidità del limone è perfettamente bilanciata grazie al parmigiano e al burro. E alla fine ti lascia in bocca una nota fresca, un sapore di limone intenso, una voglia di vivere. Che meraviglia, ragazzi! Questa ricetta insieme ad altre 80 ricette di pasta super tradizionali italiane la trovi nel mio libro di pasta, di cui ti lascio il link qui sopra e anche nella descrizione qui sotto. Questo libro è diviso per regioni. Così potrai conoscere tutte le ricette più importanti e tradizionali di pasta. Quelle che hanno fatto la storia, le vere italiane, non quelle modificate o aggiornate. No, no, assolutamente no. Qui ci sono solo le ricette tradizionali come vuole la tradizione italiana. Poi tu se vuoi puoi modificarle, ma almeno conosci davvero quali sono le ricette italiane. Ho scritto personalmente questo libro e ho anche realizzato tutte le foto con tantissimo amore e spero davvero che possa essere utile anche a te. Ebbene, ragazzi, questa era la ricetta di oggi. Spero vi sia piaciuta. Se vi è piaciuta, non dimenticate di mettete un bel pollice in su e poi scrivetemi nei commenti la vostra opinione su questa ricetta. Ragazzi, oggi mi aiuta tantissimo a mantenere attivo il mio canale, quindi vi voglio un mondo di bene e vi ringrazio tantissimo, davvero tanto, per essere stati qui con me per tutto questo tempo. Ciao!